Ciao a tutti e bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. Vi ricordo sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere notifiche sui miei prossimi tutorial. Se avete qualche dubbio o richieste da fare, scrivetemelo nei commenti, sarò lieta di rispondervi. Nel video di oggi vedremo come si realizza la borsa che avete visto nell'anteprima e quindi passerei subito all'occorrente. Ci servirà un foglio di rete canvas da 0,3 mm. Questo foglio misura 33 cm x 50 e sarà sufficiente per fare tutti i vari pezzi della nostra borsa. Poi utilizzerò un uncinetto del numero 2, un manico di legno, ce ne basta uno solo, in realtà questo forse non è di legno ma di resina, è uguale, comunque come lo trovate. Vi do anche la misura. Come diametro sono 14 cm. Di solito se ne trovano in giro di vari modelli. E poi utilizzerò il cordino, farò la borsa in due colori, quindi il cordino Tie Sublime colore avio. Queste sono rocche da 200 grammi ma ce ne servirà molto meno, e una rocca di colore nero per fare la parte sopra della patella. Poi voi potete farla un unico colore, più colori, vedete voi. Quindi detto questo vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la nostra rete canvas e ritagliamo due pezzi, poi vi metto tutte le indicazioni scritte. Taglieremo due pezzi identici che sarà il nostro davanti e il dietro della borsa, che misurano 17 cm x 17. Come numero di scacchetti sono 40 x 40 e ne ritagliamo due. Poi andiamo a ritagliare il fondo e la parte sopra della borsa, perché andranno così, sono identici, quindi ritaglieremo due pezzi che misurano sempre centimetri 17 come il davanti e il dietro, sempre 40 scacchetti per 6 cm di larghezza, che corrispondono a 14 scacchetti, due pezzi. La patella davanti, che misura sempre 17 cm, il lato più largo, 40 scacchetti. Poi l'altezza centimetri 8,2 per 19 scacchi. Due pezzi per i laterali, che in pratica misurano l'altezza, perché il laterale va in questo senso, abbiamo 16 cm,7 che corrispondono a 39 scacchetti, e come larghezza 5 cm,8 che corrispondono a 13 scacchi. Quindi ritagliamo tutti questi pezzi, prendetevi tutte le misure sul pannello di rete, perché vi assicuro che vi basta un solo foglio, e vediamo come procedere. Con l'uncinetto numero 2 e il tie colore avio, perché io farò tutto il corpo borsa sotto di colore avio, e mentre il sopra e la patella di colore nero.
Quindi iniziamo. Catenella sull'uncinetto, potete partire dal lato che volete, tanto abbiamo il davanti e il dietro che è un quadrato, per cui non abbiamo un verso, lo posizioniamo solo quando andiamo a cucire. Entro nel primo scacchetto, tengo il filo sotto, vado nello scacchetto successivo, prendo il filo da sotto, tiro fuori e chiudo. Prendo il filo da sotto, vengo fuori e chiudo e mi si forma questa catenella. Vi faccio vedere meglio. Entro, lavorate tutti gli scacchi che vi si presentano, entro, prendo il filo e chiudo con l'asolina che mi trovo sopra. E proseguo fino ad arrivare in fondo. Arrivo in fondo, lavoro l'ultimo scacchetto, mi giro la rete, vado nella riga a fianco, entro, riprendo il filo, chiudo, mi rigiro e vado a lavorare tutti gli scacchetti che mi trovo a fianco e ricomincio, quindi scacco per scacco. Continuo fino in fondo. Intanto ho fatto qualche riga per farvi vedere come verrà poi la lavorazione, l'effetto finale. Quindi arrivo in fondo, prendo l'ultimo scacco, mi giro, passo nello scacchetto a fianco, e ricomincio a coprire la riga. Quindi arrivo in fondo e risalgo, arrivo in fondo e risalgo, coprendo tutti gli scacchetti. Quando arrivate al centro magari è più difficile, non sapete come tenere la rete, però adesso è un pezzo piccolino, io me l'appoggio al seno, tengo un po', si fa, comunque si riesce a fare. Tutti gli scacchi, tutte le righe,
quindi procedo così a rivestire tutto il mio pannello e arrivo fino in fondo. Naturalmente allo stesso modo io utilizzerò lo stesso colore, vado a fare anche l'altro uguale. Ci rivediamo quando ho rivestito tutti e due i pannelli. Una volta ricoperta tutta la rete, non stacchiamo il filo perché andiamo a rifinire con un giro di maglia bassa tutto intorno, e questo lo faremo in tutti i pezzi che abbiamo per costruire la nostra borsa. Vi faccio vedere intanto uno l'ho fatto, quindi andremo a rifinire con questo giro di maglia bassa. Quindi io mi trovo qui dove abbiamo due lati di lavorazione irregolare, come vedete qui. Da una parte abbiamo tutto regolare, tutto in linea, e questa parte invece è tutta irregolare. Quindi qui non dovremo prendere solo la rete, ma anche prendere la lavorazione col cordino per allineare un po' tutti i punti, per cui entro dentro la maglia e passo attraverso la rete, prendo un filo e chiudo a maglia bassa. Proseguo nel punto successivo, prendo quest'asola, ci entro dentro, sbuco nella rete e chiudo a maglia bassa. Prendo questa asolina qui nel punto successivo, entro dietro nella rete e chiudo. Quindi prima questa e poi quest'altra. Vi si dovesse rompere la rete dietro, che può capitare, non vi preoccupate, perché tanto prendete la lavorazione con il cordino, quindi è quella che tiene. In effetti qui già mi si è rotto, perché capita, ci passiamo più volte, però verrà tenuta ferma la maglia bassa dall'asolina della lavorazione. Quindi entro, e vedete come riportiamo un lavoro a tutto diritto. Quindi le asole da prendere sono questa, entriamo nella rete, e subito questa, entriamo nello scacchetto successivo della rete, per cui verranno tutte bloccate. E proseguo così fino alla fine del lato e arriviamo qua nell'angolo. Vedete com'è venuto carino, che non vediamo più quelle imperfezioni del lavoro. Arrivati nell'angolo, qui andiamo a fare 2 maglie basse, maglia bassa, catenella, maglia bassa per girare l'angolo. Giro, maglia bassa, e a questo punto dobbiamo andare a lavorare da questa parte.
qui che abbiamo un lavoro regolare, abbiamo questa catenella, non dobbiamo passare all'interno del lavoro ma dietro, perché altrimenti andremo a rovinare tutta l'estetica della borsa. Quindi facendo attenzione spostiamo leggermente l'asolina ed entro solo nello scacchetto della rete, perché altrimenti mi si rovina tutto il punto. Quindi scacchetto per scacchetto, spostate un po' la lavorazione sopra e entrate sotto solo nella rete. Sposto un po' con l'uncinetto, entro dentro la rete e faccio la mia maglia bassa. Ogni scacchetto una maglia bassa e vedete come vi rimane ripulito. Vi faccio vedere questo che ho già fatto. Ecco qui come rimane. Se vi capita che si rompe qui la rete, visto che non possiamo aggrapparci qui, perché altrimenti si vedrebbe poi una volta finita la borsa, a me è capitato, vi faccio vedere sul dietro, ho cercato di prendere lo scacchetto subito dopo. Vedete questi due punti allungati? È perché lì mi si era rotto il primo e quindi mi sono infilata in quello successivo, e se vedete sul davanti non si vede assolutamente niente perché non ho toccato la lavorazione. Per cui in ogni parte procederemo così a rifinire con il nostro giro di maglia bassa. Piano piano, perché non voglio rompere la rete, quindi vado comunque con calma. E vado avanti a completare tutto il mio pannello. Arrivati in fondo faccio la mia ultima maglia bassa nello scacco. Ci abbiamo fatto la prima, ne dobbiamo fare due. Taglio il filo, esco e vado a rifinire, a chiudere il mio punto con l'ago. Entro prendendo tutte e due le asoline nella prima maglia che abbiamo fatto, passo dentro e rientro nell'ultima. E vedete che ho ricreato la maglia sopra. A questo punto vado a nascondere il filo dietro e fermo.
scivola quest'ago. E tagliamo il filo. Vado a fermare anche quello d'inizio e proseguo con il ricoprire anche tutte le altre parti. Abbiamo fatto il davanti e il dietro, che io posizionerò con la mia lavorazione in verticale. Ho lavorato in questo senso, naturalmente potete anche metterlo così, però decidete prima cosa volete fare. Quindi vado a ricoprire i laterali sempre nello stesso, con lo stesso colore. Naturalmente ricordatevi che i laterali sono più piccoli e più corti rispetto al fondo che sta sotto e la parte superiore, lo vedete anche se vi ho dato le misure, però non sbagliate, perché poi il fondo e il sopra lo andremo a lavorare in orizzontale. Quindi allora, lavorando, quindi questo è il laterale, per cui anche qui andrò a ricoprirlo lavorando in verticale per avere la stessa lavorazione del pannello. Per cui ricomincio. Entro e mi tiro fuori la mia asolina e ricomincio a rivestire la mia rete. Come avete visto è tutto molto semplice, perché poi non ci sono punti particolari, ma andiamo solo a fare una catenella aggrappandoci alla rete. Per cui vado a preparare i due laterali. Uno io l'ho già fatto e facciamo sempre il contorno a maglia bassa. Andiamo a rivestire le ultime parti della nostra borsa, cioè il fondo, che siccome lo andremo a cucire in questo senso, lavorerò le mie righe partendo dal lato corto per avere una continuità tra il pannello davanti o dietro e il fondo, e quindi lo faccio il fondo sempre in avio. Poi voi qui potete anche cambiare i colori e quindi proseguo così. L'altra parte, che è la stessa misura del fondo ma che ci andrà in sopra, la andremo a fare sempre nello stesso verso di lavorazione in nero, e faremo la stessa cosa anche con l'ultima parte di rete, che è la parte di patella davanti, sempre lavorando in questo modo con il colore nero. Quindi io finisco di ricoprire gli ultimi pezzi e poi vediamo come cucire la borsa. Una volta rivestite tutte le nostre parti, andiamo a cucire il corpo borsa. Metto via i laterali che andremo a cucire per ultimo e inizio dal davanti, fondo, dietro. Andiamo a fare queste due cuciture. Quindi mi sono già fermata con il filo qui dietro e molto semplicemente vado a iniziare la mia cucitura.
tanto fermo all'inizio. Prendo tutta la maglia da un lato e tutta la maglia dall'altro. Poi qui potete cucire come volete, non c'è una regola da seguire. Tirate bene il filo, deve essere bella stretta. Non vi potete sbagliare perché avete lo stesso numero di maglie. Tiro bene. E continuo a cucire così. Stessa cosa andrò a fare da quest'altra parte. Andiamo a cucire la parte superiore e facciamo una cucitura qui e poi mettiamo l'ultima parte di patella e cuciamo qui. Quindi avremo tutto questo corpo borsa, tutto questo rettangolo cucito insieme. Adesso che abbiamo cucito tutte le parti, andiamo a appoggiare il nostro pannello sulla fodera per avere la misura giusta, che io ho già fatto, che
poi metterò da questo lato. Io qui ho un pezzettino di feltro leggero, però va bene qualsiasi stoffa avete in casa, quindi appoggiate tutto il pannello intero e andate a ritagliare lasciando l'orlo tutto intorno per poter ribattere all'interno. In questo caso io il feltro non sfila, quindi lo andrò a ritagliare giusto. Fate anche i laterali, vedete che nei laterali, siccome non devo fare l'orlo, per cui punto con gli spilli, vado a tagliare proprio di misura giusta, e ricordatevi di lasciare sia nei laterali che nel corpo borsa un po' di spazio, tutte queste maglie libere, circa un mezzo centimetro, perché poi qui dovremo ripassare col lago per andarle a cucire. Quindi intanto ritagliate, preparate tutte le varie parti della fodera. Prima di foderare il pannello dovremo andare ad applicare gli accessori, tipo se volete sul davanti mettere una targhettina, i bottoni automatici, io ho messo questi con le alette per cui mi rimarranno sotto la fodera, mentre l'altra parte andrà applicata da quest'altra parte però sulla fodera, quindi li metterò per ultimo. Per le misure prendete, chiudete la vostra borsa così, che vedete sotto, mettete gli automatici. Io intanto vi dico le mie misure, perché tanto se avete le misure della mia rete più o meno è uguale. Quindi ho messo il bottone a 6 centimetri e mezzo dall'alto, poi vabbè considero il bottone che il mio è piccolino, e a 10 centimetri dal fondo ho lasciato circa 1,5 centimetri e ho applicato i due. Poi se volete potete anche applicare una chiusura cartella, che qui ci potrebbe stare bene come modello. A me piaceva abbastanza pulita, per cui ho messo questi bottoni magnetici. Quindi fatto questo, sempre prima di foderare dobbiamo applicare il manico centrale e lo dobbiamo andare a cucire qui, per cui ho preso il centro e ho misurato. Abbiamo la lunghezza che è 18, quindi ho messo uno spillo a 9 centimetri, ricavate il centro comunque. Abbiamo una larghezza di 6, solo considerando non la maglia bassa ma la rete interna, quindi ho messo uno spillo, sempre lo spillo, a 3 centimetri, per cui ho ricavato il centro. Mi fermo con il filo sotto, ho fatto un nodo e a questo punto esco fuori con l'ago. Appoggio il mio cerchietto e vado a cucire. Non sono passata dentro, quindi non sto cucendo niente. Allora
dobbiamo passare dentro il cerchio. Adesso i primi punti sono un po' così, poi man mano che andiamo ad infilarci poi dobbiamo cucire anche parecchie volte, perché tanto sicuramente il manico è abbastanza pesante, per cui dovremo fare molte passate di filo. Intanto cerco di farne un po' per cercare di bloccarlo. Intanto tolgo anche lo spillo, vado sempre con dei punti inizialmente tutti centrali per cercare di bloccarlo. In pratica il nostro manico deve stare in piedi, quindi tirate il più possibile e passate tante volte. Andrò a riempire circa 3-4 centimetri, di modo che il mio manico deve stare bello fissato e soprattutto deve stare in piedi da solo. Fissato il manico, vado a posizionare con gli spilli tutta la mia fodera, metto i bottoni automatici nella fodera. Se poi avete quelli con l'asolina da cucire è ancora meglio, fate prima. Io ho questi con le alette, per cui vanno posizionati prima di cucire la fodera. A questo punto finisco di bloccare la mia fodera . E con il filo che un po' ci assomiglia, è un blu, vado a piccoli punti a bloccarla, sempre lasciando qualche millimetro di lavorazione, perché poi qua andremo a cucire i laterali. Prendo un po' di lavorazione col cordino e un pochino di feltro e vado avanti, tolgo gli spilli man mano che proseguo . E vado avanti a bloccare la mia fodera. Ci vediamo quando ho finito.
A questo punto, con i laterali già foderati, ci aiutiamo con dei marker e posizioniamo tutto il laterale e iniziamo a cucirli. La cucitura io la faccio come ho fatto le altre, sul diritto a vista, prendendo tutta la maglia completa. Io ho fatto un nodo, ho iniziato da qua, poi lo andrò a fermare con l'uncinetto dentro e prendo tutta la maglia. Magari si potrebbe provare a passare anche questo filo. Così si ferma da solo. Tirate molto forte. Come vedete sto passando anche questo filo nel mezzo, così l'abbiamo già fermato, visto che dentro abbiamo la fodera, poi non sappiamo dove fermarlo. E continuo così per tutto il laterale e poi vado a montare anche l'altro. Ed ecco qua la borsa finita. Vedete come mantiene la forma? Intanto vi dico anche le misure. È venuta larga 19 cm per un'altezza di 19,5, quindi è quasi un quadrato, abbastanza capiente. Come filato, guardate il colore avio, io l'ho quasi finito, mentre il nero abbiamo fatto solo il sopra e la patella davanti, ne ho usato poco. Sono soddisfatta perché era quello che volevo ottenere, questo proprio tipo di forma. E io spero che vi sia piaciuto questo progetto. Come avete visto è semplicissimo, perché una volta ritagliata la rete perfettamente non ci sono punti particolari, è tutto punto catenella, solo da rivestire e cucire, quindi spero di sì e spero di avervi dato un'idea per realizzare una vostra borsa. Fatemelo sapere nei commenti. Intanto io vi abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.